E ci appoggiamo tutti e due. Esatto. Ah, vi appoggiate, maledetti. Va bene. Allora, Allora, disclaimer, Disclaimer, avvertenza per chi si arrabbia. Se vi irrita, vi infastidisce, vi arrabbiate nel guardare prove di apparecchi costosi, schiacciate il tasto stop e non guardate questa recensione, perché questa recensione tratta di 2 finali costosi. Lo diciamo subito? posso dire una cosa? Estremamente costoso. Estremamente E costoso. diciamo anche subito il prezzo, così si regolano. Credo che siamo in 90.000 euro la coppia. Sì, 45 più 45. Esatto. Ripeto, se la cosa vi infastidisce, se pensate che siano sciocchezze, amici come prima, stop e passate oltre. Oh. Noi non passiamo oltre e ci farebbe piacere provare a raccontarli, perché secondo noi sono 2 oggetti assolutamente pazzeschi. E permettimi provare a raccontarli anche agli scettici, a quelli che dicono che un amplificatore da 300 euro è uguale a un amplificatore che costa molto di più. Non è così e vi assicuriamo tutte e due che ci siamo veramente emozionati a sentire questa coppia di amplificatori, e quindi chi non crede a questa spaventosa differenza di prestazioni si sta perdendo qualcosa lui. Poi è libero di farlo o di non farlo, ma vi assicuriamo che l'emozione che abbiamo provato nell'ascoltare questi 2 Climax solo 800 della linea, perché non abbiamo ancora detto che cosa sono, è stata spaventosa, veramente spaventosa. Il che non significa, ehi ragazzi, uscite, andateveli a comprare. No, è evidente, è per la stragrande maggioranza delle persone umane, Noi compresissimi, sono inarrivabili. Però se vi capita di andarli a sentire in una fiera, da un rivenditore, in una qualsiasi occasione, Lin fa una sorta di tour promozionale di questi apparecchi, veramente vale la pena di andarli a sentire. È bello sapere che ci sono, e questo sarà forse il... Sì, esatto, il titolo. È bello sapere che ci sono. Ok, subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco. Ciao! Ciao ciao! Quello che volevo sottolineare prima di tutto è che un po' quello che avevamo già visto con il Climax DSM, lo streamer meraviglioso di cui siamo rimasti folgorati, ma soprattutto con questi amplificatori, è un po' l'apertura di Lin verso un mercato molto più ampio di quello settaristico, quasi oserei definirlo, che fino ad oggi sono stati gli appassionati della Lin. Quindi questa coppia di amplificatori si candidano a essere tra i migliori amplificatori in monoblocco, al pari di CH, al pari di Solution, al pari di D'Agostino, e quindi allargano un po' quella che è la pletora di possibili appassionati a cui sono rivolti. Credo che tu sia d'accordo. Sono d'accordo, e leggendo un po' tra le righe le varie documentazioni tecniche che ci sono state date, abbiamo anche capito che l'obiettivo tra i tanti che si sono posti i progettisti di questo amplificatore era quello di avere una macchina in grado di lavorare con sistemi di altoparlanti grandi, a volumi elevati, anche su carichi particolarmente bassi, quindi il classico diffusore che nel corso del funzionamento magari scende a 2 ohm, 1 ohm e 8, roba di questo genere. Quindi diciamo non tanto la specifica tecnica sui classici 8 ohm, ma un sistema che fosse in grado di gestire carichi reali in condizioni vere. Ma infatti quello che mi viene da pensare subito quando mi fai questo discorso sono per esempio i pannelli elettrostatici della Martin Logan, che all'inizio del loro funzionamento, quindi intorno credo ai 200 o 300 Hz, sono quasi un cortocircuito. E quindi uno che sembrerebbe si può dire qualsiasi cosa, no? Normalmente sono i woofer che quando scendono molto molto in basso in frequenza sono quasi dei cortocircuiti, ma questo può avvenire un po' a tutte le gamme di frequenza dipendentemente dal sistema di altoparlanti utilizzato. Il progetto è un progetto che si è in qualche maniera incardinato su alcuni punti chiave. Primo fra tutti è la ricerca della assenza o
quasi assenza di distorsioni. Tenete conto che l'IN partiva da un finale che si chiamava Climax 500 probabilmente, che era già un apparecchio assolutamente di eccellenza. Loro hanno lavorato sulla ricerca spasmodica di eliminare le distorsioni. La cosa interessante è che lo hanno potuto fare intanto utilizzando componentistica attuale, ma come effetto collaterale interessante è che questa macchina non ha subito il classico processo di aggiustamento a orecchio che Esatto. gli anglosassoni chiamano voicing. Questo perché? Perché in Lean dicono l'aggiustamento a orecchio è sostanzialmente la ricerca di minimizzare eventuali distorsioni andando a scegliere il componente o la configurazione di componenti che distorce di meno, ma se a monte la progettazione ha previsto che distorsioni non ce ne debbano essere, alla fine questo voicing non è poi così necessario, tant'è che loro dicono alla fine quando l'abbiamo messo in funzione ha suonato esattamente come doveva suonare, quindi non c'è stato in realtà bisogno di un aggiustamento a posteriori. Sì, questo sono anche d'accordo, ma mi viene anche da pensare che siccome poi lo vedremo nell'ascolto, questi finali hanno, seppure molto più universale, un suono lean, molto ritmico, molto veloce, molto coinvolgente, forse questo team di progettisti ne aveva già progettati altri con il sound feeling della Lean. Allora, molto interessante è il circuito di auto bias per il quale tu ci potrai dire qualcosa, giusto? Allora sì, siamo lì. Allora, dunque, l'auto bias, intanto che cos'è qual è il problema? Il problema è che un amplificatore in classe AB, come è questo, a un certo punto ha un passaggio dalla classe A alla classe B e in classe B ci sono le due bancate di transistor, gli NPN e i PNP, che trattano la semionda positiva e la semionda negativa. C'è un momento in cui il passaggio tra semionda positiva e semionda negativa, i due transistor o i gruppi di transistor passano mano l'uno all'altro. Si sovrappongono. La gestione di questo passaggio la si fa attraverso una regolazione, un fornire la corrente di riposo più adatta ai due gruppi di transistor, in modo tale che lavorino, ma lavorino al minimo. Esatto. Ora, che cosa succede? Che il transistor in realtà non è una invariante. Intanto perché ogni transistor, anche se dello stesso tipo, della stessa famiglia, sono uno differente dall'altro. Poi perché le sue prestazioni variano a seconda della corrente che li attraversa, variano a seconda della temperatura a cui si trovano. Quindi in realtà questa corrente di bias, che viene fissata nella, diciamo, normalità dei casi, è una sorta di compromesso. Ora, in Lean che cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di realizzare una sorta di servomeccanismo che va ad analizzare il segnale musicale e il flusso di corrente che attraversa i dispositivi attivi. Dopo aver applicato un algoritmo, ci sono degli attuatori che vanno a lavorare in tempo reale modificando la corrente di bias. Questo anche riguardo poi la controreazione è un unico sistema di controllo dell'amplificatore che grazie alla velocità dei DSP e poi noi nello sventramento vedremo che dentro c'è un FPGA che probabilmente è stata programmata per svolgere tutti questi compiti, quindi riesce a gestire l'amplificatore in tempo reale e quindi a ottimizzare e modificare questa corrente di bias sempre nel migliore dei modi. Qualcuno ci aveva già provato in passato? Sì, non è esattamente una novità, perché una trentina d'anni fa lo realizzò la Krell, però siccome di FPGA all'epoca non se ne parlava, loro utilizzavano degli accoppiatori ottici per attivare 3 livelli di bias, ce n'erano soltanto 3, erano 3 parametri fissi. 1, 2 o 3, e quindi a seconda della circostanza, temperatura, insomma diversi parametri,
davano la corrente di bias corrispondente a uno dei 3 valori. Ora è vero che sì, l'unica corrente di bias è un compromesso, ma quelli erano comunque 3 compromessi. E poi il problema era che il sistema, il servomeccanismo fatto con l'attuatore ottico arrivava sostanzialmente in ritardo e quindi alla fine non funzionava granché bene, però per dire che già da una trentina d'anni fa il problema era noto e ci si era industriati per risolverlo. Qui, grazie alla tecnologia digitale, si è riusciti a fare una cosa che lavora in tempo reale. Attenzione, parlo di tecnologia digitale riferita all'algoritmo che gestisce il sistema. L'amplificatore, ci teniamo noi a dirlo, ma ci tengono i signori di Linn, è un amplificatore assolutamente analogico. Completamente un amplificatore in classe B, normalissimo. Ecco, quello che stupisce è che è totalmente freddo sempre. E questa parte è più tiepiduccia, è più calda, questa è assolutamente fredda, poi spiegheremo perché. In quanto non c'è bisogno di mantenere, come giustamente ha detto Giulio, una certa corrente di bias e quindi una certa conduzione dei transistor, che in quel caso dissipano una certa energia senza poi dare niente in cambio. Esatto, la trasformano in calore sostanzialmente. In questo caso non c'è bisogno di questo, perché viene guardato il segnale, secondo il segnale d'ingresso viene fatta la corrente di bias in tempo reale per il segnale. Benissimo, ma veniamo alla nota dolente. Molto dolente per chi non avrà la pazienza di starci ad ascoltare. Sì. L'alimentazione. L'alimentazione è un'alimentazione switching. Ah, fate schifo, maledetti, bastardi. Posso dire una cosa, Giulio? Noi proprio. Ma come mai che, voglio dire, Solution che sta qui dietro, Linn, che sono 2 prodotti high-end, hanno l'alimentazione switching, sono così stupidi secondo te? No, perché partecipano a una cospirazione mondiale. Ai danni quindi sono un po' terrapiattisti. Sì, chissà. Vabbè, comunque, allora, che cosa succede? Succede che alla Linn, dove fanno questo mestiere da un certo numero di anni, si sono posti il problema dell'alimentazione di questi apparecchi e da diversi anni, come del resto accade per Solution che sta qua dietro, sono arrivati alla conclusione che è meglio l'alimentazione switching. Allora, i più maligni tra voi diranno certo, perché così ci guadagnano di più. Qual è la ratio dal punto di vista tecnico? È che loro dicono l'alimentazione switching rilascia dei residui, delle spurie, dei disturbi in una frequenza che è molto al di sopra della banda audio, pertanto gli eventuali disturbi generati da queste alimentazioni non intaccano la qualità del suono, mentre invece un alimentatore lineare ha questa forma di disturbo esattamente in banda audio. Certo. Primo tema. Ma poi c'è da dire un'altra cosa, cioè un'alimentazione switching è enormemente più complessa di un'alimentazione lineare, sì. Quindi farla davvero bene, farla per un uso audio sicuramente costa di più dal punto di vista della ricerca e sviluppo, piuttosto che un trasformatore e tutta una serie di condensatori. Loro fanno questo ragionamento in Linn, dicono noi lo sappiamo perfettamente che gli audiofili storcono il naso quando si parla di alimentazioni switching, però attenzione, se questo discorso aveva una sua ragion d'essere 20 anni fa, 25 anni fa, quando venivano prese delle alimentazioni di provenienza informatica e messe dentro agli amplificatori, questo discorso poteva avere una sua ragion d'essere. Oggi non ce l'ha più, perché oggi la tecnologia è switching, ma questi alimentatori sono progettati da zero per rispettare tutta una serie di parametri che sono quelli necessari nell'ambito dell'audio. E se c'è da dire una cosa, sicuramente Linn è uno di quei costruttori che ci ha puntato da subito, sì. E da subito si è messa a lavorare, tanto che esistono poi upgrade abbastanza frequenti di alimentazioni switching che vengono fatte nei prodotti, soprattutto quelli top, quando viene sviluppato un alimentatore che ha delle prestazioni audio superiori rispetto a quello che lo precede. Perfetto. Dunque, dal punto di vista della utilizzabilità ci sono un paio di cosine interessanti da dire. L'amplificatore funziona identico sia 40 secondi, un minuto dopo che lo hai acceso, rispetto a 2 ore, 3 ore dopo che lo stai facendo suonare anche ad alto volume. Quindi
La cosa interessante è che tu li accendi, hanno un interruttore posto qua sotto, qua davanti, e anzi la Lean ti invita ad utilizzarlo, cioè ti dicono non c'è necessità di lasciarlo in stand-by, perché tanto comunque appena lo accendi quello suona già come deve. E quindi questo è un primo effetto. Seconda cosa, dal punto di vista della gestione degli ingressi, ci sono bilanciato e sbilanciato selezionabili con un pulsantino, la regolazione della luminosità del display, che è questo simpatico display con la corona di LED uguale a quello che noi abbiamo visto sul Climax DSM. Basta. Finito. È tutto. Adesso Giulio, basta perché poi dura troppo, e si annoiano e dopo è talmente bello che lo facciamo durare troppo. D'accordo? Grazie. Allo sventramento. Ce ne saranno delle belle. Ciao. Ciao. Allora Giulio, questa è la mattonella e il coperchio del finale. Farla vedere lateralmente. Ecco. Insomma. Anche qui dietro, guarda qua che meraviglia. Peserà già i suoi 2 kg questa mattonella. La posso riporre? Ma direi proprio di sì. Ecco. Allora, già avevamo fatto una preview dell'interno di questo Climax. Non si vede moltissimo, soprattutto sull'alimentazione switching, che è completamente schermata sotto questo grosso pannello in ferro, suppongo, dove si possono solamente intravedere, non lo so qual è il limite della nostra fotocamera, queste enormi bobine. Si vedono, Giulio? Poco. Poco o niente, benissimo. Allora, quindi questo è l'alimentazione switching che porta i rami di alimentazione di potenza e questi di bassa potenza che servono per i circuiti di servizio e per i circuiti digitali. Guardiamo un po' l'enorme sezione. Questa si riesce a prendere, questo cavo rosso qui, 2 cavi rossi, poi c'è il ground e ci sono 2 cavi blu. La tensione di alimentazione credo che sia intorno ai 140-150 volt, del resto questo è un 400 watt su 8 ohm, quindi è plausibile pensare che sia alimentato a 150-0-150. E infatti ci sono questi condensatori della Nippon Chemicon da 200 volt 10.000 microfarad. Chi dirà che la così bassa capacità per un finale, questi sono solo le capacità che sono vicine ai dispositivi di potenza, ma poi per certo dentro all'alimentazione switching ci sono altrettanti condensatori. Ne vediamo una sfilza qui, non credo che sia facile riprenderli, magari con una luce in più che io adesso ti fornisco. Tu sei pronto a farti fornire la luce? Eccola qua. Si vedono una parte di stack di condensatori. Sì. E poi si intravedono, se tu mi segui con la luce, Sì. si vedono queste bobinone che stanno sotto. C'è questa e c'è anche questa molto grande, guarda qua. Oh Gesù, è enorme. Enorme, sì. È un enorme toroide. Sì. Benissimo. Vediamo lo schedone. Lo schedone, questo è l'amplificatore vero e proprio. Allora, sotto ci sono i 16 dispositivi a semiconduttore, eccoli qua. Sì. E che prendono tutta la parte di sotto del dissipatore. Poi è chiaro che questo non è facile da commentare perché il cuore dell'amplificatore è la parte, passatemi il termine, di elaborazione, cioè quella parte che serve proprio per fare il circuito di auto bias. Ho la sensazione che tra i componenti utilizzati ci sia questa FPGA. Questa è una Xilinx Artix che noi abbiamo trovato tante volte in DAC anche di pregio, Esatto. Che fa sostanzialmente il cuore dell'elaborazione. Esattamente. Poi è chiaro che sono appunto programmabili, quindi ognuno gli fa fare quel che vuole fondamentalmente. Esatto. Interessante è la gestione dei flussi d'aria, perché vedete che qua sotto è forato, diciamo, il telaio, ed è previsto che l'amplificatore sia distaccato da terra
e questo lo è grazie ai suoi piedoni, Ecco la mia vedete la mano. mano, quindi insomma c'è una discreta quantità di spazio in modo tale che ci sia un flusso d'aria che sale dal basso verso l'alto e quindi tra la scheda e il dissipatore, e poi ovviamente la forma del dissipatore fa sì che ci sia una sorta di effetto camino, per cui per convezione l'aria sale verso l'alto e c'è un flusso d'aria continuo. Esatto. Interessante anche notare il fatto che il dissipatore di destra, guardando da davanti l'amplificatore, è quello che si occupa della dissipazione dell'amplificatore vero e proprio. L'altro invece, quello che sta qua e che sto inquadrando adesso, è quello che si occupa della dissipazione del calore della parte di alimentazione. Ecco, guardiamo quanto sono grandi, in che numero sono i cavi che servono per portare il segnale delle casse. Che va verso Esattamente. esatto i connettori che stanno qua Ho dietro. connettori che sono splendidi, li vogliamo far vedere nel dettaglio? Sì, Eccoli qua. Non so se sono VBT o se sono VBT style, non lo so. Fatto sta che poi hanno questa sorta di pinna Sì. che serve per contenere perfettamente le forchette, cioè esatto, raramente mi è capitato di avere una presa così salda sulle forchette. pin d'ingresso col pass-through e XLR d'ingresso col pass-through. Ovviamente questo è un completamente bilanciato, quindi il consiglio sarebbe di utilizzarlo in bilanciato. Il pulsante che sta sopra serve a scegliere Questo. qual è il connettore che si Oh, utilizza. e anche se il pulsante possa sembrare un pulsante old style anni 60, non fa altro che cortocircuitare un pin dell'XLR, quindi non fa niente di cattivo sul segnale, ecco. Quello che sto inquadrando adesso, Questo esatto, Sì. è il dimmer, cioè sostanzialmente il selettore per scegliere qual è il livello di luminosità del display su 3 posizioni. Adesso lasciamo il pannello posteriore e guardiamo da dietro il famosissimo ring della LIN, Con i suoi 100 LED. e infatti dietro si vedono i LED, quei piripacchietti microscopici sono i LED, Sì, sono i LED che poi davanti danno quello splendido effetto, molto scenografico. sì, molto scenografico, effetto LIN. Bene, io non credo che si possa dire altro di questo amplificatore, bellissimo, costruito in maniera veramente eccellente. Adesso passiamo all'ascolto, caro Giulio, che ci riserverà non poche sorprese, giusto? Va bene, Allora, amici follower, all'ascolto. Ciao. ciao. Meno male che ci sono. Sì. Allora, Giulio li ha sentiti prima lui nell'impianto A, mi ha descritto una cosa meravigliosa, spaziale. Quando sono venuto anch'io, devo dire che raramente nella mia carriera quarantennale, posso dire, mi è capitato di ascoltare una cosa del genere. Forse è l'ascolto più bello che io abbia mai fatto. Poi, per carità, ci potrebbero essere casse diverse, ci potrebbero essere tante cose diverse, ma il qui e ora, l'adesso, è un ascolto che non ha paragoni. Paragone io lo farei. Sì, Allora, dentro questa stanza, con questi diffusori, con questa sorgente, io ci ho convissuto per anni con i benedetti LAM M1.2 con il pre-reference L2. Poi da qua sono passati i CH Precision, sì. questo, e mi duole dirlo, il Solution 511 per ora senza il pre sta una tacca sotto. Tanto vabbè, due parole sulla configurazione. Questi LIN stanno andando pilotati direttamente dalla sezione di uscita a volume variabile del Playback Design MPD8, che è sostanzialmente un preamplificatore ficcato dentro al DAC, totalmente analogico, controllo del volume totalmente analogico. E stranamente, al di là dei parametri elettrici che sono stati accuratamente verificati per capire la compatibilità,
Non succede quello che succede con il solution, cioè con il solution per arrivare alla massima espressione dal punto di vista proprio qualitativo bisogna salire parecchio con il volume. Con questi Lean Climax solo 800 a qualsiasi volume suonano come devono suonare. È un problema di impedenze, di carichi, e evidentemente l'accoppiata tra la sezione pre del playback e questi climax funziona meglio in questo caso qui. Qual è la prima cosa che colpisce in questo ascolto? E qui ancora una volta stiamo facendo quell'operazione complicatissima di provare a descrivere con le parole i suoni. La prima cosa che proprio si nota immediatamente è la trasparenza, ma trasparenza, attenzione, non deve essere confusa con un'idea di suono diafano, impalpabile, inconsistente. Qui la trasparenza significa che tu riesci a guardare attraverso il segnale sonoro, che è sempre denso, potente, ben descritto, ma tu ci riesci a guardare attraverso. Questa cosa succede quando ci sta più di uno strumento che sta suonando. Tipicamente nell'orchestra sinfonica ce ne stanno centinaia, no, di esecutori. Tu qui, se la registrazione ti aiuta, se c'è una bella registrazione, tu vedi attraverso l'orchestra e più vai in profondità, più ti rendi conto che ogni strumento, sempre se la registrazione è ben fatta, conserva le sue caratteristiche, la sua materia, il suo spazio fisico, il suo colore, il suo timbro. A basso volume, ad alto volume, ad altissimo volume, a un volume che qua dentro si fa fatica a gestire. Questa cosa succede sempre. Poi c'è la parte della gamma bassa, che forse puoi descrivere te. A me sembra di stare a un concerto dal vivo, Sì. Ma la cosa impressionante è la qualità del controllo a qualsiasi volume, Sì. Cioè è totalmente indipendente il volume dal controllo in gamma bassa, c'è sempre. Anche io prima ho alzato moltissimo, Giulio si è un attimo preoccupato per le sue povere Per l'incolumità delle mie caie. l'incolumità delle Caie 90, le Caie 90 se ne sono fregate altamente perché poi questi sono watt totalmente indistorti. E io ho avuto una pressione fisica sonora, l'ho sentita addosso e mi ha dato la nettissima sensazione di stare sotto il palco e stavo ascoltando Supper's Ready da Seconds Out, che è un brano che normalmente uso perché mi piace molto all'inizio la doppia batteria e il coinvolgimento che dà la doppia batteria, una a destra e una a sinistra. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è il grandissimo senso del ritmo, ti viene voglia sempre di battere il piede, ti fanno entrare dentro la musica, che è poi proprio una caratteristica tipica delle elettroniche Lean, che io ho sempre apprezzato moltissimo, ma certe altre cose invece del suono Lean mi piaceva meno. Invece in questo caso ritrovo esattamente quel grado di coinvolgimento, quindi quel portarti dentro la musica, ma con tutto il resto, quindi con una gamma medio-alta meravigliosa, piani sonori, come ha detto Giulio, che ti lasciano a bocca aperta. Io sono reduce da poco, forse qualcuno di voi ha visto lo short dalla ottava di Mahler, che è una cosa particolarmente onerosa, con tantissimi strumentisti. Lì ho potuto sentire che vuol dire la massa. La massa, sì. Esattamente, che vuol dire la massa. Io qui ci ho ritrovato esattamente la stessa massa. È come sentire dal vivo, è una cosa sconvolgente che mi fa venire la pelle d'oca. Io poi non amo fare questa affermazione, come sentire dal vivo, perché il registrato e dal vivo sono due cose completamente differenti. Però è vero che il livello di coinvolgimento emotivo e il livello di pressione che tu senti addosso sulla pelle, sulle ossa, prodotta da questi Lean, effettivamente è qualcosa che avvicina a quel tipo di esperienza. Esatto. Interessante, piccola notazione tecnica per i più attenti a questi aspetti. In Lean ti dicono che questi amplificatori non hanno bisogno di riscaldamento, proprio per il motivo del controllo dell'auto bias di cui dicevamo prima. E paradossalmente è vero, nel senso, tu li accendi, questi si fanno il loro su e giù, check, controlli, tutto quanto, dopodiché tu puoi andare
a tutta manetta e suonano esattamente come dopo 1 ora, 2 ore, 3 ore, 5 ore. Questa è una notazione che io prendo in modo estremamente positivo, perché poi siamo in un mondo, quello dell'audio high-end, nel quale devi aspettare che si riscaldano, deve essere tutto in temperatura, sembra quasi un allineamento astrale riuscire a raggiungere quel suono meraviglioso che invece questi ti danno la possibilità di avere immediatamente, il che per una fruizione moderna, magari torni la sera stanco e non hai acceso i finali prima, non hai acceso l'impianto prima, in questo caso è proprio plug and play. Poi, diciamocela tutta, questo è esattamente, lo dicevo prima a Giancarlo, la stessa sensazione che io ho provato quando sono andato qualche anno fa a un test ride della Porsche qui a Roma. E certo, ti siedi sulla Porsche, ti fai un giro sulla Porsche, capisci che è un altro mondo completamente e poi torni e ti si siedi sulla tua macchina, fine. Non c'è neanche da porsi il problema, costano troppo cari. Io non ci arrivo. Ma figurati io. Quindi, come dire, è una fruizione, è chiaro, a noi da questo punto di vista, come dire, il lavoro che facciamo ci permette di incontrare questo tipo di oggetti. Permettimi però una cosa, anche di soffrire molto di più. Perché se non sai, una volta non soffri. Bravo, una volta che hai avuto a che fare con un paio di oggetti come questo, poi te lo ricordi. Come io mi ricordo e mi ricorderò per tutta la vita quando sono stati qui per una settimana i CH Precision. Vabbè, è un'esperienza. Ripeto, noi non stiamo dicendo ragazzi dovete andarvi a comprare i Climax solo 800 della Lean, no, non è questo il tema. Il tema è un altro, è provare a raccontare, e non lo sappiamo se ci siamo riusciti, probabilmente no, cosa si può fare oggi nell'ambito dell'audio. Quale meraviglia si può raggiungere nell'ambito dell'audio. Questo è il tentativo. Esatto. Poi hanno anche, questo lo dico quasi sorridendo, hanno anche un vantaggio logistico, perché sono piccoli e pesano poco. Quindi rispetto a certi amplificatori... Non stiamo scherzando. Non stiamo scherzando. Rispetto a certi amplificatori di pari livello, e un po' li abbiamo elencati un po' tutti, che pesano almeno 60-70 kg l'uno, qua ci troviamo di fronte a contenitori relativamente compatti, a pesi relativamente 27 kg e mezzo. Esatto, 27 kg e mezzo, e quindi dal punto di vista logistico è anche abbastanza semplice sistemarli. Addirittura si potrebbe mettere dietro i diffusori. Sì, sì. Tranquillamente. Anche se così facendo ti priveresti della vista di questi oggetti che sono bellissimi, e stiamo provando a farvi vedere la bellezza di questi dissipatori sagomati e scavati anche questi con la macchina a controllo numerico da un blocco di alluminio, insomma tutte raffinatezze costruttive, però obiettivamente sono degli oggetti molto belli. Molto bello è il display centrale che assomiglia molto, forse è lo stesso del Climax DSM. Del Climax DSM, e c'è una sorta di animazione che state vedendo dei LED quando si accende e quando riceve il segnale, diventano rossi se le cose vanno male, se c'è qualche... Non credo che questo, perché non credo riusciamo a simulare questo. No, per carità di Dio non c'ho nessuna intenzione. Allora, per chi ci dice che non siamo rocchettari, li salutiamo con questa. Ragazzi, noi vi lasciamo perché adesso alziamo a un livello esagerato e ce la godiamo. E ce la godiamo. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.